Questo video è per voi se avete bisogno di rallentare un attimo o semplicemente state cercando ispirazione per il prossimo weekend. Paesini adagiati in riva al lago che in questa stagione diventano silenziosi e completamente diversi da come li vediamo in estate. Camminate vicino all'acqua, in mezzo a una natura che si deve ancora risvegliare, con tanta storia e le montagne innevate sempre sullo sfondo. Dopo il lago di Como, quello di Garda e il lago d'Orta, venite con noi in questo itinerario semplice e rilassante per scoprire la sponda lombarda del Lago Maggiore. Eccoci pronti ad esplorare questa zona d'Italia. Incredibile come è facile trovare angoli sempre nuovi da visitare anche solo nella nostra regione. Non ci basterà una vita per vedere tutto quello che vorremmo. La nostra prima tappa è Ispra, piccolo comune in provincia di Varese. La giornata inizia accanto al centro di informazioni turistiche, da dove parte la passeggiata dell'amore, una camminata non troppo lunga, circa 1 chilometro, che si unisce poi con l'anello delle Fornaci. Approfittando delle 2 giornate di sole che dovrebbero esserci oggi e domani, abbiamo deciso di fare un altro piccolo viaggio di 2 giorni, sempre in Lombardia, sempre vicino a casa. Sblocchiamo un nuovo lago, uno dove non eravamo ancora stati, siamo appena arrivati al Lago Maggiore. Si alternano piccole spiagge, passaggi sugli scogli e passerelle che costeggiano i muri di cinta delle ville. È molto carino il paesaggio che ci circonda. Adesso è un po' coperto, ma dovremmo avere di fronte il Monte Rosa e tante cime della Svizzera tutte sopra i 3000 metri. Il percorso a un certo punto termina con una scalinata in salita. Lo scenario cambia e abbandoniamo il bordo lago per andare verso l'interno. È ben segnalato con i cartelli comunque. Ispra è stato per anni un importante polo di produzione della calce. Le fornaci in riva al lago permettevano infatti ai barconi di caricare facilmente la merce e trasportarla principalmente verso Milano. Oggi quello che rimane sono testimonianze di archeologia industriale. Questa ad esempio è la fornace Binda. Finita la passeggiata lungo lago abbiamo preso una via dove all'inizio c'era scritto proprietà privata non oltrepassare, ma era l'unico modo per andare avanti nell'anello, quindi se voi lo troverete continuate. Bisogna costeggiare tanti garage e ville private e poi inizia una scalinata abbastanza in salita. Da lì il paesaggio cambia e si arriva alla prima fornace, quella che vi abbiamo appena fatto vedere. Proseguiamo in discesa fino ad arrivare alla fornace del Pinet, forse la meglio conservata e scenografica, costruita praticamente sull'acqua. Scendiamo fino alla piccola spiaggia e al molo per goderci questo sole caldo e il rumore dell'acqua, che in questo punto è di un colore pastello. In pochi minuti raggiungiamo Capo Fornaci, con i suoi scogli e il bell'affaccio panoramico. Immagino che in estate si possa anche fare il bagno, ma al momento ci sono solo i suoni della natura a farci compagnia. Da qui il percorso taglia in mezzo al paese fino ad arrivare in centro. In totale sono 4,5 km e dato che è ora di pranzo ci siamo fermati a prendere 2 panini da mangiare in riva al lago. Pranzo al sacco con vista batte 10-0 il pranzo al ristorante. Con una giornata così, dopo tanta pioggia e nebbia, era d'obbligo mangiare all'aperto. «15 minuti di auto e siamo a Leggiuno. Appena fuori dal centro si trova un luogo unico, costruito in una posizione molto particolare. Una lunga scala in pietra che a volte dà come l'impressione di finire direttamente in acqua ci porta all'interno di questo posto spettacolare.
Siamo arrivati all'eremo di Santa Caterina del Sasso, è una vita che volevamo visitarlo, siamo felicissimi di avercela fatta finalmente. Il biglietto d'ingresso è di 5 euro, ma se aggiungete un euro potete evitare la scalinata in discesa e in salita e prendere l'ascensore. Il primo corridoio d'ingresso con queste colonne chiare che incorniciano montagne e lago creano proprio un quadro. C'è una luce stupenda tra l'altro che fa risaltare ancora di più i colori. Aggrappato ad un costone roccioso verticale, fu fondato tra il XII e il XIII secolo da un mercante del luogo che, scampato ad un naufragio, visse da eremita in una grotta, votando la sua vita a Santa Caterina. Negli anni sono stati costruiti 3 edifici che oggi compongono l'intero complesso: 2 conventi e una chiesa riccamente decorata con affreschi dipinti tra il Medioevo e il Barocco. È un luogo molto suggestivo da visitare e incredibilmente scenografico. Prima di spostarci e andare a fare il check-in, ci fermiamo al caffè dell'eremo per una merenda. Lo strudel era veramente buonissimo. Stasera dormiamo alla Veno Mombello, più precisamente in frazione Monteggia, un piccolo borgo del Settecento. Dalla camera la veduta è semplicemente incredibile. Appena prima del tramonto scendiamo in paese per fare 2 passi sul lungo lago di Laveno. Al momento non è ancora aperta, ma dal 20 marzo, se passerete di qui, potreste pensare di prendere la funivia che dal centro porta in cima a Sasso del Ferro, a circa 1000 metri d'altezza. Ci godiamo l'atmosfera sempre rilassata che si respira fuori stagione prima di andare a cena. Il ristorante è veramente carino, proprio sul lungolago. Abbiamo provato un tagliere di formaggi tipici delle valli per antipasto. Paolo poi ha preso dei tagliolini col pesce di lago, davvero ottimi, e io dei ravioli varesini. Era tutto buonissimo. Questa mattina l'alba ci ha regalato un cielo limpido con le punte delle montagne colorate di rosa. Che meraviglia! Immaginatevi svegliarvi tutte le mattine con questo davanti agli occhi. Facciamo colazione in stanza prima di salutare questo luogo speciale. Tutti i mercoledì mattina dell'anno a Luino si tiene il mercato, che occupa molte delle vie principali del centro. È molto esteso e vario. La nostra parte preferita del paese però è sicuramente via Cavallotti, l'antica contrada dei mercanti, dove ancora oggi ci sono diverse gallerie d'arte e buoni ristoranti. Dopo un'ultima camminata lungo lago e un pranzo a base di pizza, cambiamo panorami.
Abbiamo appena salutato il lago e in pochi minuti siamo arrivati in Valcuvia. Siamo qui perché vogliamo visitare Villa Bozzolo, questa, dove stiamo per entrare. È un'enorme villa cinquecentesca dove si possono visitare sia gli interni che il grandissimo giardino all'italiana e il prezzo del biglietto intero è di 12 euro. Essendo un bene del FAI, se avete la tessera l'ingresso è gratuito. Agli inizi del Cinquecento non era la villa elegante che possiamo visitare oggi, era una casa di campagna con funzioni agricole. Infatti l'ingresso ricorda questo passato. Il giardino all'italiana è stupendo, con 4 piani di terrazze e il grande prato verde chiamato il teatro. Tutto intorno vediamo centinaia di tulipani che tra poco fioriranno. Chissà che spettacolo quando saranno tutti sbocciati. L'interno della villa è molto più ricco e decorato di quello che pensavamo. Gli affreschi sono bellissimi e le stanze sono una più particolare dell'altra. In un camerino troviamo un'esposizione di lumi notturni con teiera incorporata. Questa collezione è meravigliosa, ma appena ho visto questi scaffali alti fino al soffitto, mi sono immaginata i ripiani pieni di libri, una poltrona al centro, perfetto, il paradiso. Al primo piano si trova la biblioteca, con una collezione di oltre 2000 volumi. Meravigliosa la galleria, con i suoi colori tenui e i lampadari che riflettono la luce. Mentre noi ci godiamo ancora qualche minuto in questa cornice così bella, iniziamo a salutarvi. Speriamo che questo breve itinerario possa esservi di ispirazione per un prossimo weekend di relax. Come al solito, se avete suggerimenti da darci, magari qualche posto che vorreste vedere in uno dei nostri video, scriveteci nei commenti, vi leggiamo volentieri. Noi vi abbracciamo, ci sentiamo tra 2 settimane come sempre e non dimenticate che se volete ci trovate anche su Instagram e Telegram, i link sono qui sotto in descrizione. A presto, ciao ciao! Ciao!